It's time to go vote. It's time to just stop talking about it and be about it. And it's been time for that, but like I said, I'm ashamed that it took me this long to actually really, really be about it, but I'm here now. So, Russ, we all know that this is going to be your first time voting. Tell me what that Yeah. experience is going to be like for you in terms of what you're excited about. I think you know what it's gonna do for me? It's gonna let me know that I'm contributing to something bigger than myself, and I'm actually putting my money where my mouth is, and I'm being about it. Because for so long, and I know I'm not alone with this, but standing on the outside and just screaming about this and that and this should change, and it's like, all right, but did you vote? you know and so I know it's going to feel good to know that I played a small role. And that's the problem. I think the mentality of like my vote doesn't matter needs to be changed to my vote, albeit small, does matter. It's a role I'm playing, and if I play my part and you play your part and he and she plays their part, then we make a difference. But it'll feel. I have a feeling it's gonna it's gonna feel very, very bigger than me. I mean, I think when you realize that giving uh, actually feels better than receiving, that's when you start wanting to do your part and contribute. So, voting is an easy way to give. You know. Yeah. To whom much is given, much is required, and you have been given a huge platform, and we are so grateful for you, Russ. Philanthropist, artist, community activist, first time voter. We appreciate you for doing Yes. this, okay? Thank you. I appreciate y'all. Yeah, la la. So, cities like Atlanta and Chicago have been at the forefront of the discussions, especially now in this country when we're talking about COVID 19 and systemic racism, as well as police brutality and what we can do in this country. Again, we're continuing our conversation, letting you know that your voice is your vote and your vote is your voice. We can change where we are in this country. Currently, I'd like to welcome in Chicago Cubs right fielder Jason Hayward. I appreciate you. I brought in Atlanta and Chicago because I know you grew up in the metropolitan area of Atlanta, more specifically McDonough. Let's be technical, and and you have been very vocal throughout this entire time in terms of what our country's been experiencing. Let's look at the past month and a half, if you will. What has been the hardest thing for you to deal with? The hardest thing for me to deal with, Carrie, this last month has just been going from the virus shutting everything down to us being called to action. We've had multiple police brutality situations. We've had people protesting, wanting to get the message out. But I really realized that I need to be a part of the positive message and make sure that doesn't get lost in all the chaos going on for people to actually hear from a reasonable, respectable person who cares about everyone involved. A reasonable, respectable person who cares about everyone involved, which leads us to more than a vote. It is a beautiful collective of Black athletes and artists. You are a part of that. Talk to me about why that's important for you right now on this be a part of that collective. To me personally, it's important to be a part of that because I've somewhat used baseball and my craft as an excuse to not get more involved in voting. But I can't any longer use baseball and work as an excuse not to get educated and not also to show people like at any moment in time, any walk of life, we can make a difference. So tell me in your words, what does activism look like for you? In my words, it looks like LeBron James, the biggest athlete right now on the planet, speaking up and breaking the ice for everyone. But I think for the first time, people see and hear from us. So now we have white teammates, we have other people speaking up and realizing, okay, like this is how we go about doing this. And to me, right now, social media, athletes speaking up, entertainers speaking up, like we're trying to do with more than a vote. You said something I thought was so key because covering sports for so long, I know that it's tough for Black players specifically in Major League Baseball to talk about how they feel. Adam Jones did it in a very eloquent way early on, but there are very few that are vocal. You said you all were afraid. Why use that word and why were you afraid? You was afraid because in 2019 there were 68 of us total, and there are 38 teams. There's 25-man roster on each team. There's a 40-man roster, which is on each team as well. And
there aren't many of us. So we're outnumbered in that sense, but not always in a negative way when it comes to our teammates and our clubhouses. But to get to this point, you have to move a certain way. You got to be careful what you say. You can't ruffle feathers. You can't come off in any way. Much like other black entertainers, much like yourself, probably having to live through life every day. But to get to the highest level, you got to button up. You got to be seen and not heard. So baseball is, like I said, it was time for us to try and speak up and make a difference and show it's okay to do so because we can't be quiet any longer. That is a button up, be quiet, be seen but not heard. That is a an expression that a lot of Black folks can relate to in whatever aspect of professionalism that they experience, especially if they don't work for themselves. They just feel that. That is also a socialization that we have as Black folks, well, especially like you said, if you want to get to the higher level. And for so long, I felt it bubbling right underneath the surface that so many of us who were in whatever positions we were, who had platforms, were tired of pretending and looking the other way and spending so much time making others comfortable while we were uncomfortable. Do you feel that this is the type of movement that is sustainable, or is it just for a time? No, it takes everyone joining in on the conversation. And right now, I feel like more than ever, there is little things as possible to distract from bigger issues. And we saw on draft day, we saw our president, Theo Epstein, holding up the sign saying Black Lives Matter and wanting to include the rest of MLB in that. But now we're having those conversations as well. So I definitely think this is sustainable. And it's not always just going to be the popular thing to do. This is something that people want to get right because they know we care. Jason, you said you think it's sustainable, that what you're seeing, especially with your colleagues in baseball, that this can be something where you're feeling more comfortable, feeling more safe to share how you feel about social injustice and police brutality. What are you doing right now in this moment with your platform to help change how we look at voting and how to educate the culture and the community about voting? Well, first, what I'm doing, Carrie, is joining up with More Than a Vote and joining up with other athletes and entertainers to get that message out and use our platform in that sense as a group. And try to create a brand with this to make it something that's not just about the election coming, make sure that it's about people getting educated for years to come and figure out where to vote and how to vote. We've got people in different areas that cover different demographics and influence different areas of people. And as a baseball player, as a Black baseball player, I feel like now, like we talked about, is finding the time to show people that you can use your voice in this profession. You don't have to be afraid. And to me, that can help a kid growing up. He can see me, he can see other guys that were in the video we posted saying, hey, this is what they're standing for. They're speaking up for these things, and it's okay to want to play baseball. It's not lame. It's not something I have to be as afraid of as I was before. So I feel like that's my role in this. I have a younger brother as well. He's 24. He also plays baseball. So I've got to lead by example. I can't just always, come up with a good answer that sounds good on TV when I get asked a question on, what do we need to do to make changes. I'm joining up here to make sure that I take action and get educated myself. For one, so many people, I feel like in Atlanta, they're on the move. Or when you want to try to make a vote and try and cast your vote, you have to do it by mail. You have to sign up for the absentee ballot. Then you have to get another ballot in return. They have to send it back to you. Well, for me personally, they didn't send that back until it was too late, right? We didn't get it in the mail to the address that's an Atlanta address at my parents' house. We didn't get that in the mail until it was too late. And then from other friends and family that are still in Georgia right now, I just hear about them being held in lines too long and trying to get off work. And we know how it is for any family, but let alone a Black family in the city or in the suburbs trying to take care of their family and trying to provide for them. You try to get off work, and then you're like, wait a minute, you start looking at the clock. It's like, oh, this is not going to happen today, right? And so I saw, Mayor Keisha Bottoms, reach out via social media to people and say, hey, I'm going to address these issues right now. I need y'all to stay in line to cast your votes. Keep hanging in there. So to me in Georgia, that's what that looks like.
Well, it's interesting that you even bring that up because there have been all these images, specifically from Georgia, because that's such a battleground, where you see people, especially when it came to the primaries, doing whatever it takes. And this is real life voter suppression that you're talking about. It's been happening for decades. It's not fake. What you're saying, these examples of sending you your ballot too late after the fact or shutting down the polls at 6 o'clock while people still are in line, that's a real life issue. There needs to be some type of change. And I think that what we're doing right now is fair. But the idea of voter suppression, do you think that that is well known, especially with folks, within the generation, your generation? I think it's known in our communities, right? I don't think it's spoke on enough. I don't think there's been enough light drawn to it. Bring it to light. Let people hear about it. Let people learn about what that looks like, and get more people to say, okay, look, like this is going to happen. We have to expect this, and we can no longer make the excuse. We can't say they didn't warn us. Jason, everybody knows, or it feels as if everyone knows that the time is now. America's paying attention to us. We have their eyes. We have their ears. If you look toward the future, what are you most excited about in terms of seeing a change? I'm excited about how fast the word is traveling. The word is being spread right now. The biggest athletes, the biggest icons, biggest entertainers are doing their part. But I'm also seeing people out there on the streets doing their part. When so many things got lost, could have very easily got in the commotion when it came to protests, and you saw rioting, you saw looting. People still stood their ground, and people still went out there and said, look, we're doing this for the right reasons. We're going to come together. We're going to use drones. We're going to use social medias. I feel like this is a new wave of getting things done the right way and just spreading the message. You're right about that. And you're right. People are spreading the word unapologetically. We out here. We doubling down. Thank you so much. I appreciate you. Right. Yeah, la la. Hey, everybody. I am so excited to welcome a friend, a brother, family member, if you will, former colleague, NBA great, sports analyst, philanthropist. He does it all. And he's here to give us his time and his platform to talk about something that is so important. That is voting. Everybody, welcome Jalen Rose to We the People. Talk to me about how important it is for the people who know you and love you and look up to you. Why is it so important that you use your platform to talk about voting? Initially, we have to get past the stigma of the mental systemic racism that comes with the presidential race, governors, mayors, senators, judges. We've been conditioned to believe that our vote does not matter. So usually when we looked up at all of those races and people that were running, not only did they not look like us, we didn't believe they were there to represent our best interests. So therefore, as a collective, we didn't mobilize until Barack Obama, and we felt a sense of hope that finally our country is going to do something that we felt would never happen in our lifetime. And I remember being at the inauguration in 2008. I made sure I was there. And we voted in 2016. We didn't vote, Carrie. We didn't vote. And so many people try to make this political. This is not political. Me telling somebody to vote is like telling somebody to pay taxes. So that's one, getting over the stigma of nobody is going to represent our best interest. And then number two, the reality is that the person that gets the most votes doesn't necessarily win the presidency. That's uncomfortable right there, because that's actually what took place in 2016. The Electoral College chose the president. And if you put all of their pictures up, I'm pretty sure they look a lot more like each other than they look like you and I. How about that? And then the third thing, especially in urban environments, oh man, they create barriers for us, Carrie. It's like you got to jump over the fence, you got to run past the dog, you got to jump on the hood of the car. The lines is 5 hours long. You get up to the poll and they don't work. Elderly people working in the city, while they got the young people who understand technology working in the suburbs. Like, these are all systematic things that try to discourage us from voting. And then finally, we don't have a day off to vote. We need to work. So we don't get a day off. It's going to be a full day.
and I got to work to pay my bills. So you know what I'm going to do? I'm going to mail in vote. And you know what you want people to realize? That counts too. So your vote will be counted if you're able to mail it in. So those are a few things that I hope that we can do and mobilize. And shout to LeBron and his team. Shout to you and everybody involved. We will make a difference. Well, let's talk about more than a vote. There is a Black collective of athletes, of artists coming together and saying voter suppression is a real deal, especially in the Black community. When you just talked about, I got to work, so I can't go vote. And then when we do get in the booth, just in case we don't have to work, do we know who we're voting for? Not only do we have to vote, we got to be educated. And it's not always even about the man who's in office or the woman who's in office for president. It's about your local elections. It's about the people who are your DAs, your state DAs, like the people who actually make change in your community, who will change police brutality, who will make sure that your community is taken care of, who will defund police and hope that they... Why you decided to be a part of More Than a Vote and what it actually means. Well, it means a lot to be involved with such an impressive collective, as you mentioned. And I said this multiple times, and I know it can be uncomfortable when I say it, but a lot of times we have to get to the root of the issue before we find a solution. And the quote was, I wish America loved Black people as much as it loves Black culture. And this collective, by the way, represents in a lot of ways what's encouraging, but also sometimes disappointing about our role as Black people in America. Because we were brought here as labor and to entertain. And we use those vehicles to get paid and move to the suburbs and be the idols of white kids. And so now that we have this collective, I would say sports and entertainment represent the most powerful group of Black men in the United States. I'm talking about money, power, celebrity, the ability to mobilize, community involvement, their leadership, their intellect. And so to have all of us pull it in the same direction at the same time for anything that we're passionate about is going to be a difference maker, but it's definitely going to be a difference maker in the 2020 vote, because we're going to make sure we inform everybody that they can let their voice be heard, and failure is not an option. Jalen, what does voter suppression look like to you? A perfect example took place recently, Carrie, in Kentucky. It was 6 p.m. at night, and so many people were standing in line enthusiastic to vote. And you know what they did? Locked the doors. And you know what the people did? They continued to bang on the doors, continued to bang on the windows. They continued to let it be known they were not going to leave the premises until they got a chance to vote. And you know what ended up happening? They opened those doors and allowed those people to vote. So do not be discouraged. These barriers show you that it matters, and we're here to help you break through them. The same thing with our platforms and voices, Carrie, because you know what's going to happen. At some point, Breonna Taylor is not going to be trending anymore. People are not going to be protesting anymore. But it's still up to us to keep making sure that our voices get heard, and this is one way to do so. Right, and that is a form of being activated, being an activist. It doesn't have to be protesting. It doesn't have to look like what you think traditionally activism looks like. It's voting. It's that simple. We now have to understand, like, this is a critical mass moment for this movement to continue to hold up as much steam for as long as possible. And that's what this collection is going to hopefully allow for that situation to happen. Jalen, in today's age of technology, it should be easier to vote. No doubt. It's like we call these devices smartphones, but yet I can't vote. All of the things that we do in our lives are in our phones. All of these barriers are things that people will need to overcome in order to create a level of enthusiasm to vote. And again, this is not political. It's your right to do so. And there's so many times where you feel like somebody
may have gotten done unjustly in your community. Pay attention to who the judges are, who's running for Senate, mayor, governor. Pay attention who's running for president. And let's make sure in 2020 we make a difference. Why is more than a vote so important and invaluable in our community right now? Well, because right now, I think we have an opportunity to let our voices be heard louder than ever. Anytime you see the mobilization of white kids holding Black Lives Matter signs, that means there's a breakthrough. Now, what happens with that breakthrough is the next step. You're going to look down in your email, Carrie, you're going to see all of these companies telling you how they're going to work on their diversity, how they're looking themselves in the mirror. They need to make change, just like in sports, right? Look on the field, on the court, all those black players. The further you get up, it's like altitude or a ladder. It gets thinner and thinner. And so a lot of people talk about the system being broken. I hate to remind people that it's not broken. It was built this way. And one of our ways to help change the system is to vote. So that's why more than a vote is so very important, so we can make sure everybody participates and gives themselves an opportunity to let their voice be heard. I think it's interesting because you talked about black men being very powerful in the U.S. if they're athletes and entertainers, because for so long those have been the only avenues traditionally to create wealth. The NBA season comes back. What are your feelings on the season coming back in the midst of everything that is happening? I think you'll see players challenging the establishment more. You're going to see them saying, okay, if you have all of these marketing and promotional deals, how many of them are with minorities? How many people are you employing, NBA? What about certain teams? Who do you have as a minority owner? Or what about the candidates that you have for positions of power? NBA players have proven as blacks that they are now movers and shakers in the game. They're now the dog, not the tail. So if they decide not to play, some of the biggest social changes and conversations have taken place in sports that weren't during the game. Colin Kaepernick was before the game. The Ali Summit was a press conference. So they could mobilize if they chose to. But when and if you do play, challenge the league. Black Lives Matter on the jerseys. Continue to make sure that every time people are watching the game, they're also seeing the movement happen. Jalen, I appreciate you because you are always entertaining and informative at once. I really, truly am looking forward to the NBA season. Thank you for working with More Than a Vote because your voice, your platform, all of it is needed, my friend. Be safe, okay? Yes, ma'am. I love and appreciate you. One call away always. Thank you. Love you, brother. Cosa, dove devo andare? Every conversation that we had today, I hope it's helpful to you. Mi sa al parco principale. Corriamo al parco principale immediatamente. Scusatemi, dovevo sedere sulla sedia. Cioè, se non è il parco principale, dov'è? Non ci sono altre ferrovie. Qualcosa per andare molto più veloci. Mezz'ora di tempo c'è. Sì, credo qua, Credo. Poi... No, qui non c'è gente. Forse. No, non c'è gente. Dove bisogna andare? Secondo me qua. Boh. Ma sono di qua! Ma ritorniamo là, madonna. Cioè, se mi hanno fatto un prank, veramente. Come rido. Come piango invece, come piango. Hanno tolto i distributori, no? Il Naskin che guarda suo fratello. Ah no. Cioè raga, io non ho capito perché hanno scritto la live si sposta in 30 minuti. Devo tenere doppio partire reale. Cioè
Perché ho detto devo tenere basse parti reali? E no, non è qua. Allora avevo ragione. Che no? E vabbè. E vabbè, torniamo. Non so se si può zoomare. Sì, si può zoomare. Io provo ad andare al party reale. Perché devo party reale? Al mega super... Sì, è là per forza. Perché prima c'era sulla mappa. Forse c'è ancora la mappa ed è solo green screen. O magari è solo green screen. No, prima c'era la mappa sopra, adesso si sposta qua. Si sposta qua. Chi è che raga, però non abbandonate. No, raga, sono finite. Sono finite in acqua, cioè... Non è che ho mezz'ora di tempo per fare avanti e indietro quante volte voglio, però... Sì, è qua, sto cambiando colore. Andiamo a prendere i popcorn, mezz'ora. Ma questo è un film! Mi sa che non è qua perché non c'è nessuno. Cioè se cioè se lo rifà là. Madonna. No, credo che sia qua, ragazzi, il buco nero. Raga, mi sa che è qua. Oppure sempre qua, sì, mi sa che è qua. Eh sì, ma mettilo il segnale almeno. No, ma io ho paura che sia qua. Perché ha detto che si spostava. Boh, cioè, raga, non lo so io. Cioè, io non lo so dove devo andare veramente. Sono confusissimo. Non ho finito, non ho finito. Io mi sto divertendo un botto. Intanto do un'occhiata allo schermo. Sto a posto. Forse. Per ora. No, sto per fare tutto il percorso fighissimo. Sono bloccato, raga. Rifacciamo tutto il percorso fighissimo. Che tanto si può fare all'infinito perché qua non sappiamo neanche dov'è. Cioè, abbiamo mezz'ora di tempo per non fare niente. Cioè, per capire dove si trova il coso del film. Perché un problema, ma sono tutti qua. Cioè, boh, a me mi vengono dei dubbi che hanno fatto un prank. Cioè, ma se qua non parte niente. No, là era tutto spento. Visto io. Boh, adesso andiamo a controllare. Se là entro 20 secondi non si accende niente, vuol dire che è qua. Forse. Forse, raga, sono confusissimo. Andiamo. No, c'è, raga, guardate, non c'è niente. No. Cos'è che devo fare? No, io non so, non la faccio. Oddio, mi sono spaventato. Adesso sono nella plaza. Però io vedo che là non c'è niente. Cioè, guardate là. Guardate là, non c'è niente. Poi non c'è niente. Beh, a me faceva comodo anche qua. Dovrebbe venire un segnale.
forse. C'è gente qua a sprayare cose. Tutto qua, bello tranquillo. Si è tolto il volume. Perché si è tolto il volume? Perché si toglie il volume? Perché si è tolto il volume? Volevo ballare. Dai, vai. Anche io voglio sprayare cose. Ok, ma secondo me non è qua. Non è qua, ogni tanto do un'occhiata là, facendo qualcosa. Gente se ne va. Perché dice, siamo sicuri che sia proprio qui? Gente qua aspetta. Io non voglio uscire perché faccio una brutta figura. Là c'è roba che si sta muovendo. Ah, no, è quello che ballano. Chi sei tu qua? Sei l'uomo roccia? No, sei la mia skin preferita dei cosi degli standardi. Cos'è diventato giallo, dai? Quello che balla è diventato giallo. Non è che sta succedendo qualcosa là e noi non ce ne stiamo accorgendo. Ma c'è il segnale gigantesco. Raga, veramente non so dove andare. È vero. Il blu. No, veramente. Io non scherzo quasi mai. Ma perché c'è la skin Galaxy K? La skin Galaxy K. Sì, quella è la skin Galaxy K. Andiamo a vedere. Prima voglio vedere. Sì. Sbagliato. Oh, ovviamente no, questa non è la skin Galaxy Tab. Oh raga, mi sta confondendo forte. Basta. Oddio. No, cioè raga, veramente non so come fare. Altro che non si sa dove l'evento, ma non si sa cosa fare. Guardate, qua è la skin Galaxy Cup. Madonna, non si capisce più niente adesso. Sì, è la skin Galaxy Cup 100%. Però io ho paura. Se mi avvicino è più la skin Galaxy. Forse. Adesso vado a controllare. Se non è la skin Galaxy è una disgrazia. Scusate ragazzi se sto... Guardate, cambiato colore! Lo fa apposta. Ma comunque gli schermi... Andiamo... aspetta. Che ore sono? Queste sono le due raga. Io esco a vedere lo shop. Vedrei anche se è finito perché... Poi magari c'è un'altra modalità adatta. Sto mettendo il titolo, cioè sto mettendo adesso. Sto scrivendo il titolo da mettere. No raga, ma che è questo? Lo shop è nuovo. E c'è sempre questo pacchetto qua che sempre. Io questa skin ce l'ho sul secondo account. Cos'è gratuito? Niente. Ok. Questa
appena uscita mi sono innamorata di lei. Questa skin qua, madonna, appena è uscita mi ha fatto venire voglia di comprarla. Non posso sentirla. Cacchio. No, qua c'è ancora, ok, ritorniamo. Perché ho paura che non abbia funzionato. Tanto lo shop ve l'ho fatto vedere. Cioè raga, ma mi sa che è già partito l'evento. Cioè boh, veramente. Ragazzi, io questa cosa che si sposta non ho capito più niente. Non ho capito se andava da una parte. Beh, forse mezz'ora ancora non è passata. Forse. Beh, mezz'ora è passata. Sì, no, non è passata mezz'ora. Ora è 30 secondi. No, era mezz'ora. Avete visto tutti bene. Cioè è passato mezz'ora e 5. Cioè, non si sa veramente dove andare. Oh qui, beh, c'è gente qua al parco principale. Andiamo stanno andando tutti al parco principale. Sì, infatti stanno pingando. Corre! Cavaliere rosso, togliti! Stanno pingando. Secondo me pure qua. Sento la musica. No, stavo pensando. Perché è qua? Oddio, ah, ma sei te, ma dai! Verso il ping. Non c'è il mio ping. Fai così. Che la rovina. Ragazzi, ma non c'è il mio ping. What the fuck? Ho appena scoperto una cosa, che non c'è il proprio ping. Che qua non c'è. Cioè, quindi si sbaglia un po'. Boh, vabbè, vediamo cosa succede entro mezz'ora. Perché veramente non so. Cioè, qua sta arrivando gente, guardate. Siamo già in 4 gente. Gente 4. No, invece sì, forse si sarà buggato. Tanto io basta che sto qua, anche se perdo tempo, chi se ne frega. Ma iniziamo il percorso. Infatti non si sente niente per non disturbare. Poi quando giriamo, sì, forse controlliamo se è partito. Ma questo si può semplicemente fare tutto così, il run, ormai io l'ho detto, quando gli dico le cose, cioè diventano cose false. Infatti ho detto, questo si può fare tutto il run, cioè andare tutto sui trampolini, invece poi ho sbagliato. Cioè, in verità sì che si può, se lo fai bene sì. Guarda, guarda. Adesso non mi hai fregato. Oh! Dove vai? Pensavo che aveva la skin di Zoe. Oh mio Dio, si è buggato per un attimo. È troppo divertente. Gato. Chi è Gato? È il gatto? E bro, mi vuoi spedire il green screen? Boh, io ragazzi l'accetto sta amicizia, perché cioè questa amicizia, c'è qualcuno che si chiama Gato. Non lo so. Boh, vabbè, dai, mi hai fatto cadere, brutto lo skin. Zoomiamo sul trampolino perché sono molto importanti. Ragazzi, devo arrivare al mio colore preferito, arriva. È il nero, forse non c'è. Va bene anche il blu scuro, anche il viola va bene. Il viola alla tasso primo.
Wow, bello. Guardate, sembrano Skin Galaxy in lontananza. Ragazzi, il buco bianco, non il buco nero, il buco bianco. Andiamo qua. Non si può più perché prima si poteva. Aspetta, sì che si può invece. Oh, se magari centro il coso, se la potrei fare. Forse. Forse è il caso di centrare la punta in alto. Ecco, sono sopra. Cos'ha una fenditura? A me la gente sembra più alla plaza che qua. Infatti qua non c'è più nessuno. Andiamocene. Dov'è che si va? Piccolo, dicelo. Non fare l'egoista che tiene il coso per te. Come non è qua? Perché? Sì, è qua. Perché ha detto che si spostava. Gli unici schermi sono questi e il grande schermo. Che forse è sempre questo. No, qui la gente arriva. Oh mio Dio, cosa è accaduto? Da solo, tra l'altro. Siamo sicuri che sia qua? No, come blocco. Ok, no. Beh, io non vedo niente, quindi... Cioè, guardate. Non c'è niente. Io mi vado a cambiare un po' di stile. Non hai fatto niente proprio. O lei o la Renegade. Sbagliato. Io che sbaglio, non è una novità. Dai, usiamola in live. In questa live di oggi. Poi ancora questo backpack, che è abbastanza interessante. Beh, il piccone non è che ci interessi, quindi... Ciao. Dai, mettiamo questo che sono bello. Deltaplano. Mettiamo credo che si bisogna schiacciare. Salva. No. Niente. No, possiamo schiacciare S. Backpack. Dai, chi se ne frega. Non c'è più nessuno qua. Piano piano stanno andando qua. Ok. Sì, Saliamo. Anche vorrei avere scenario. Ma c'ho WWII che non supporta Fortnite. Sto WWII. Mettiamo un po' la voce. Come? Se va bene per la... Un attimo raga che devo controllare la voce. Ok. Un attimo che devo controllare un po' la voce. Ok, va bene. Va benissimo. Abbastanza basso però. È per farmi sentire un po'. Siamo sicuri che sia qua? Cioè io lo dico continuamente, ma siamo sicuri che sia qua? Perché non sono sicuro. Non sono poi così tanto sicuro che sia qui. Al pelo l'ho beccato, raga, avete visto?
Razzi, c'è gente. Allora, sono tutti alla plaza. Ma dai! Dai, veramente, dov'è che è sta roba? Mettiamoci a controllare entrambi. Sì, cioè se si vede da qui. Non si vede. Bene. Ah, vuol dire che dobbiamo fare tutto il giro. Vediamo quanta gente ce l'ha. 1 contro 2. Io vado sempre a controllare là per il giorno qua. 30 minuti, non finiscono mai. Tipo 20 minuti. Penso. Non so quanto facilmente. Ok, apriamo le porte, chiudiamole. Le luci si sono alzate. Ah no, è il mio figlio. No, raga, qua non c'è proprio niente. Anche là, vedete, non c'è niente. Io resto qua. Controllare entrambi. Sta cosa mi ha già rotto. Facciamoci qua. Guardate, quella cosa che cambia colore. È là. Questo non fa nessun effetto. Eh no, però dobbiamo avere la conferma che sia là. Te la spunta, noi corriamo. Beh, intanto cosa facciamo? Ciao! 30 minuti. Cosa sto facendo? Devo vedere come al solito. Beh, qua sono le 3 di notte praticamente. Sì, sono quasi le 3 di notte. Non c'è ancora niente. Cioè, guardate, non c'è niente. Niente là, niente qua. Niente là, niente qua. Niente là, niente là. Niente qua. Ah sì. Bisogna avere la conferma per scoprire. Però mi sa che è là. Sì, è decisamente là. C'è un timer tipo. Guardiamo. Zoom, tantissimo. Bellissimo zoom. Parti? No dai. No, non vuole partire. Non sono. È caduto. Che rumore è? Come fare la tutorial, come fare la zipline infinita. Perché io vado avanti, non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché io vado indietro. Vedete, la zipline è infinita, io vado fino alla fine e la fine non arriva. Cosa è successo là allo schermo? Ah no, no. Torniamo dove eravamo prima.
Boh, non so neanche io quanto manca. Mi metto comodo. Ho lo schermo là. Ogni tanto mi giro. Cioè ci sono le luci là. Mi sa che è là, Mi sa che devo andare a prendere i popcorn. Non gioco. Boh, vabbè, minuto. Quanto deve iniziare? Ancora 10 minuti. Vabbè, io lo devo fare. No, no. Signore di Dio, sanno. Ma io ci devo essere. Ma hanno cambiato posizione. Ragazzi, hanno cambiato posizione. Prima l'orso era qui. Qui c'era DJ Yonder. Poi c'era il coso. Il coso. Il coso gigante. Cioè quello nero. Ragazzi, che pizza che non parte. Oh, no. Oh, che bel visuale, possiamo vedere entrambi. Come possiamo vedere entrambi? Già ne si spostati. Cosa che sto facendo? Sì, siamo tutti qua praticamente. Ma in quanti siamo? Tantissimi nella stessa stanza. Ma perché siete tutti là? Non ce l'ho anch'io. No, dai. Magari sono bulli. Non è che c'è la live, cioè. Boh, io raga vedo se c'è un mio amico live da aiutare perché mi sto annoiando a stare da solo. Ecco, 0 amici online. Bene. Zero. Non veniamo da là. Non c'è niente. Vorrei scrivere un messaggio alla Epic e di dov'è che si trova il prossimo parco. Io le live degli altri. Fortnite tema. Per chi non lo sa, per cercare tutte le live di Fortnite bisogna andare su Fortnite tema. Controller solo. Raga, ma serio, sono l'unico che sta giocando, cioè sta facendo
la live dell'evento, evento tra virgolette, live di Fortnite, live item shop, Fortnite dal testo Music Pro, Fortnite Mobile, Fortnite Pro video per il team, il shop, scritto il cambio, il World Cup, Final Best Community, Today's Community, Portrait Live Stream. Oh, cioè ragazzi, sono veramente l'unico che sta facendo la live di sta modalità che neanche funziona. Usciamo e andiamo a vedere. Dato sala del Battle Royale. Andiamo a vedere se è ancora attiva. Sì ragazzi, l'evento c'è ancora. Presenta di... Ah, ok. Basta scrivere questo. Basta scrivere live. Vede. Preaple. Eccolo, ma inglese. Sì, è inglese. Mi sa che è questo, sì, è questo. Così vediamo se c'era ancora. Cioè, se c'è ancora la live. L'evento. No, vabbè. Minuto. Mi sa che è finito, perché nessuno. Veramente nessuno. Ah, ragazzi, mi raccomando, con il supporto al creatore Opex. Mi raccomando, scrivete Opex. Accettate. Mi supportate un botto. Grazie. Ragazzi, mi sa che proprio non c'è. Guardiamo l'ultima occhiata. Che laggato, madonna. Che culo. Boh, proviamo in un'altra riga. Raga, è finita. Mi dispiace ma è finita, quindi sono entrato per niente. È finita e adesso me devo fare qualche partitina perché mi voglio riscaldare questi tasti. Che... Molto di fretta.
Sì, è finita. Perché questo è... Cioè, minchiata. Entrare la mappa. Cos'è successo? Beh, non c'è più nessuno. Quindi... No, ragazza! Devo a casa! Hanno tolto i distributori per i quad crusher. Adesso ne volevo uno. Volevo vedere con i quad crusher. Sì, sì, sì. Sì, veramente figo perché è un po' in creativa, raga. Ah ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il mio primo e secondo canale. Uno si chiama LYON, aspetta che controllo. Uno si chiama LYON Meme e ha 10 iscritti e l'altro si chiama MATTIA e SOFIA. Sì, sono io e mia sorella, li trovate qui sotto in descrizione. E tutte le live scorse e passate le trovate qui sotto in descrizione. Cioè ho aspettato un'ora, ma qui c'è ancora la cosa, vabbè. Così vi faccio vedere un po' di mosse abili. Vabbè, forse le ho... Cioè, con i nuovi tasti non riesco, credo non più a farle. Però facciamo una partita e poi vado a letto perché sono stanchissimo. Quindi... adesso ve li faccio subito vedere. Hanno cambiato... non mi interessa. Attivato. Adesso vi faccio vedere questo. No! No, raga, si è tolto un pezzo della mia mappa. È abbastanza facile da fare, non è niente. Però il problema adesso è sono i 90 gradi. Adesso il problema sono i 90 gradi perché ancora non l'ho fatto. Oddio, ce la sto facendo, raga. E questo è da pazzi fare. Ragazzi, oggi esce anche di Roblox che shop. Se l'ho registrato su.
te. Io sono bravo solo a editare. Come a fare 90 gradi? Beh, 90 gradi non riuscivo a farli neanche prima. Azioni un po' in partita e poi stacco. Anzi no ragazzi, stacco proprio adesso perché ho sonno un botto. Ragazzi, Jules vi dice ciao e probabilmente anche Infinity Opex.